Ragazzi, se fate musica dal vivo in questa scatola c'è la soluzione definitiva. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e dopo tanto tempo torno a parlare della mia strumentazione per suonare dal vivo. Il video di oggi è sponsorizzato da Thomann, ma la scelta di tutti gli strumenti che vedrete e soprattutto le opinioni al riguardo sono le mie, oneste e sincere, anche perché altrimenti non ve la consiglierei. E vi ricordo che se volete approfondire trovate sempre il link in descrizione. Vediamo quindi tutta l'attrezzatura che di solito porto con me per una classica serata, ad esempio in duo, chitarra e voce, e chi mi conosce sa che sono un amante prima di tutto della comodità, per cui al primo posto, oltre alla qualità, deve esserci anche la leggerezza e la praticità. Per proteggere la mia chitarra acustica Telior 610 ho da anni una custodia incredibile della mono, che apparentemente sembra morbida ma in realtà è talmente imbottita che protegge da qualsiasi urto. Anche il fondo è rinforzato con un cuscinetto di gomma, le cuciture sono impermeabili e rinforzate ed è dotata di due tasche molto comode. Nella tasca in basso di solito ho tutto il materiale che occupa più spazio, come ad esempio dei cavi extra. Non fate assolutamente l'errore di non prendere almeno un cavo di riserva perché poi potreste pentirvene. Vi racconto un aneddoto. Quando ero giovane e andavo a lezione facevamo dei laboratori di musica e io immancabilmente o avevo problemi al cavo o me lo scordavo. Beh, alla terza volta, fatalità, tutti i cavi della sala erano incredibilmente spariti. Per cui non suonai. E oggi ringrazio ancora il mio insegnante perché da allora ho sempre due cavi con me. Ovviamente i cavi vanno mantenuti, per cui vi consiglio delle fascette di velcro per legarli, o se volete fare i fighi prendete queste fascette della D'Addario che sono comodissime. Viene inserito sul cavo e pronti! Portate sempre anche dei cavi patch di riserva se avete ad esempio una pedaliera, e oltre ai cavi porto sempre un alimentatore extra che può sempre servire specie se uso ad esempio la Loop Station o un simulatore di ampli come lo Strymon Iridium o il Walrus ACS1. Ho questo classico della Boss che da anni fa il suo lavoro e fortunatamente non mi ha mai dato problemi. Nella tasca in alto c'è sempre una muta di corde. Io uso le Elixir 1253, un capotasto della G7, il modello Nashville, che non mi ha mai dato problemi di accordature, e un set di plettri di vario tipo, tipicamente Fender o Dunlop. Non può mancare poi un'accordatura a clip e il classico tappo per la buca della chitarra per prevenire eventuali feedback. E ho poi questa piccola scatoletta con dei tappi per le orecchie della Minuendo che ho già recensito un po' di tempo fa e che sono fantastici perché permettono di regolare il volume con un controllo passivo con questa levetta e abbassare da -7 a -25 decibel. Utilissimo soprattutto perché il volume su un palco o in un locale può essere molto forte. Dipende questo dall'impianto che andiamo ad utilizzare. È il caso questo della Electro Voice Everse 8, una cassa portatile a batteria con la quale ho risolto tutti i miei problemi. Ed ora vi spiego perché. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete la cassa che avete davanti a voi e scagliatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Guardate, questa cassa è piccola, alta solo 40 cm, è leggerissima, davvero potete alzarla con due dita, ma ha talmente tanta potenza e tante funzioni che è ideale per suonarci dal vivo. Ha una potenza di 400 watt di picco, un woofer da 8 che scende fino a 50 Hz e un tweeter con una cupola in titanio da 1 pollice. Ha all'interno poi un mixer Dynacord a 4 canali con il quale possiamo regolare tutte le impostazioni. Io collego la chitarra e la voce ai due ingressi combo jack XLR e se serve possiamo anche alimentare dei microfoni a condensatore attivando l'alimentazione Phantom. Non serve assolutamente portare riverberi o processori di dinamica esterni perché sono inclusi nel mixer Dynacord integrato e devo dire ragazzi che sono davvero molto belli. Dal menu basta selezionare lo strumento, il volume, l'equalizzazione o il tipo di effetto e siamo subito operativi.
E se ci serve possiamo collegarci al mini jack stereo, ad esempio con un tablet per mandare delle basi o per collegare qualsiasi sorgente esterna a livello linea. E volendo possiamo anche sfruttare la connessione Bluetooth. Quindi se 4 canali sono sufficienti potete dire addio ai mixer o agli effetti esterni. Ma a parte questo, il vero punto di forza è la comodità della batteria integrata che ci dà circa 6 ore di autonomia al massimo volume. La casa addirittura promette 12 ore 95 dB SPL, ma sinceramente alla quinta ora di seguito ho desistito. Immaginate quindi la comodità di poter suonare in un posto dove è difficile trovare una presa elettrica, come ad esempio può essere in strada o all'esterno durante un evento privato. La cassa poi è resistente alle intemperie e possiamo configurarla facilmente anche tramite l'app Quick Start Mobile di Electro Voice. Se poi volete un setup stereo potete connettere una seconda cassa, sempre in modalità wireless. Abbiamo poi l'uscita mix out e l'ingresso per un pedale switch opzionale, oltre alla presa USB-C 5V 1,5 A per ricaricare eventuali device. Se vi bastano 4 canali, con questa avete risolto tutti i problemi. Queste funzioni però si riflettono nel costo, che è di circa 800 euro, costa un po' di più rispetto alle concorrenti della stessa fascia, ma se volete davvero il top e non pensarci più, vi assicuro che ne vale tutti, in termini di potenza, di qualità sonora, di versatilità e soprattutto di comodità. Trovate il link in descrizione. E non può mancare nella dotazione di un chitarrista un piccolo kit di pronto soccorso audio che tengo nella mia borsetta. Infatti ho sempre con me 2 o 3 penne, ad esempio per fermare un bordereau, il mio multitool, questo è un Leatherman, lo Skeleton CX, che fa da pinza, ha il cacciavite, l'apribottiglia, insomma tutto quello che ci può servire in condizioni di emergenza. Una volta addirittura l'ho utilizzato per aprire il retro di una cassa Marshall, e porto sempre con me 2 accessori utilissimi se vogliamo riprendere l'evento: un mini cavalletto della Manfrotto, il Pixie Mini, molto comodo, a 2 altezze regolabili, una piccola testa mobile su quale sta il supporto per lo smartphone, sempre della Manfrotto. Tutta questa dotazione sta tranquillamente nella custodia della chitarra, nella mia borsetta, la cassa Electro Voice in una mano, chitarra sulle spalle e all'occorrenza nell'altra mano possiamo mettere una piccola pedaliera. Comodi, leggeri e subito operativi. Ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto che strumentazione usate con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. E non perdetevi questo video. Ciao ragazzi, buona musica!